La statua rappresenta una principessa seduta su un trono cubico con archi in rilievo che riproducono nella pietra la costruzione in legno dei sedili di età arcaica. La principessa indossa una tunica aderente che scende fino alle caviglie, ma la parte più bella è senz'altro costituita dai capelli, che ricadono sulle spalle e sulla schiena in una massa voluminosa che inquadra il volto massiccio e severo della donna. Questa statua è una delle opere più importanti nella storia dell'arte egizia e rappresenta Ramesse II, tra i sovrani egizi più longevi, vissuto oltre i 90 anni. Ebbe 4 mogli, tra cui la celeberrima Nefertari, e oltre un centinaio di figli, la maggior parte dei quali morirono prima di lui. Il faraone qui è rappresentato in trono, avvolto da una lunga veste pieghettata, con sandali ai piedi e con in mano i simboli del potere, lo scettro di Eka e il flagello. Le tombe come questa, chiamate mastabe, sono costituite da un corpo rettangolare all'interno del quale è ricavato il pozzo o i pozzi che portano nel sottosuolo alle camere funerarie. Sulla parete est è in genere posta una stele falsaporta come luogo delle offerte e delle preghiere. Questa mastaba apparteneva ai Teti, ispettore dei sacerdoti di Cheope. Questo particolare fa parte di una serie di dipinti che decoravano la tomba di Iti, tesoriere del re e capo delle truppe, e costituiscono un raro esempio di pitture di quest'epoca giunte fino a noi. Rappresentano scene di vita quotidiana, ma anche scene riferite al culto funerario, come l'immagine che vedete. Si tratta del sacrificio rituale di un toro. Questa tomba fu scoperta nel 1906 e i suoi proprietari erano un architetto capo dei lavori di nome Ka e la moglie Merit. Era completa dei sarcofagi del corredo che furono trasportati a Torino ed esposti come complesso unitario. Oltre ai sarcofagi, la tomba custodiva una serie di oggetti, dai letti agli sgabelli, dalle cassette per la biancheria a un armadio per contenere cibi, bevande, strumenti di lavoro e oggetti da toletta. La tela dipinta che vedete qui nel suo frammento più ampio porta una rappresentazione di barche con rematori e timonieri seduti a poppa. Le figure umane sono colorate di rosso e hanno il curioso profilo detto a testa di uccello. La tela è un unicum nel panorama della più antica pittura egiziana. Il tempietto, staccato da una montagna nubiana, è stato ricostruito nel museo negli anni tra il 1965 e il 1970 ed è l'ultimo monumento in ordine di tempo a essere entrato nella collezione torinese. Si tratta di un dono del governo egiziano all'Italia, in segno di riconoscenza per il lavoro svolto dal nostro paese per salvare i monumenti minacciati dalla diga di Aswan. Il tempietto fu dedicato da Tutmose III alle divinità dell'Egitto e della Nubia. Questo esemplare di coppa è uno tra i più belli a noi noti per la sapienza disegnativa con cui le 2 teste femminili sono state realizzate. I 2 volti sono circondati da fiori e boccioli di loto e si stagliano su un bellissimo smalto turchese. Le immagini della dea Hathor si rifanno a una complessa simbologia che vede nel fiore di loto la promessa di vita eterna e di rinascita. Gli ostracon erano frammenti di vaso o di calcare che venivano usati in Egitto per piccole annotazioni, spesso di carattere amministrativo, ma in alcuni casi questi cocci erano le basi di veri e propri schizzi realizzati come esercizi da allievi disegnatori. Qui vediamo una giovane donna con una folta capigliatura e una gonna nera cortissima ornata da ricami, la cui figura è inarcata in un passo di danza o in un gesto acrobatico, un'immagine di rara eleganza e bellezza. Quest'opera fa parte del celebre gruppo di ritratti su tavola noti come i ritratti del Fayum, dal luogo dei primi ritrovamenti. Sono dipinti su tavolette di legno con una tecnica che mescola i pigmenti alla cera d'api, il cosiddetto encausto. Erano posti dopo la mummificazione sul volto dei morti e restavano visibili grazie a una finestra ricavata nell'intreccio delle bende. Ormai qui gli influssi dell'arte greca e romana sono prevalenti e segnano lo splendido tramonto della civiltà egizia. Se il video ti è piaciuto o l'hai trovato utile, lascia un like qui sotto o un commento
e condividilo con i tuoi amici.